Ciao ragazzi, bentornati a Natale in un bicchiere. Oggi vi voglio parlare di questa birrettina di piccolo birrificio clandestino, la Op Island. Beh, ci sono i pinguini disegnati sopra, quindi fa un bel freschetto, proprio rimaniamo in tema, però vuol far ricordare il periodo caldo dell'estate, perché è una DDH Session Neipa, quindi una bella neipa, bella profumata, bella luppolata, anche perché come luppoli ha Calypso, Simcoe, Mosaic, Equanaut, Criosabro. Beh, devo dire una bella luppolatura, bella spinta, e si sente anche tanto tanto al naso, un po' di resinoso. Beh, quello che si sente al naso si sente anche tanto in bocca. Direi il classico giallo paglierino bello limpido. Anche la schiuma comunque rimane lo stesso, bella persistente, bella bianca, grana fine. Posso dare un bel 4 su 5. Passo la parola a Maurizio. Chissà cosa avrà di buono. Salve gente! Oggi in vostra compagnia mi accingo ad aprire la casella numero 4. Qui troviamo una Pilsner, anche se in un certo modo rivisitata, perché oltre al classico luppolo Allertau Mittelfrüher abbiamo un dry hopping con luppoli Saphir. Quindi mi aspetto un aroma di agrumi e mandarino dolce. Ma bando le ciance e apriamo questa birra. Beh, il colore è davvero trasparente di questa birra, sulla linea delle classiche Pilsner, leggermente velata. Sì, sento un leggero gusto di agrumi. Vediamo al palato. Ebbene sì, al palato esce tutto il profumo di agrumi. E penso sia fatto con una bella dose massiccia di dry hopping di Saphir. Voto della birra 3,7 su 5. Da Gothenburg è tutto. Vediamo invece quale birra ci aspetta nel calendario di Toyal. Anche perché Lucio non sta più nella pelle per raccontarci questa birra. Per questa domenica Toel ha nascosto nella quarta casella del calendario dell'avvento una vera e propria esperienza. Si può restare a letto più a lungo, mettere un po' di musica e gustarsi una bella birra mattutina. Solo per oggi che è domenica, eh. Da ascoltare vi consiglio By the River's Dark di Leonard Cohen, che oltre a essere il titolo di una canzone è anche il nome di questa session porter da 4 gradi e mezzo di gradazione. Questa birra è una perla perché, anche se da una session di solito ci si aspetta poco corpo e poco carattere, in questa bevuta abbiamo una sensazione avvolgente, con note di caffè e cioccolatose, e ovviamente una punta di luppolo, che non dispiace mai. Il mio voto per la birra e per la canzone è 4,7 su 5. E chissà se troverò un'altra birra che riuscirà ad eguagliare o superare questo punteggio. E finalmente è arrivato il momento del primo ospite di questa serie di video Natale in un bicchiere. Si tratta di Filippo di Birra Birra Birra. Se non lo conoscete vi consiglio di seguirlo su tutti i social. Filippo è un grande esperto di birre e di birrifici e ora ci racconterà la sua scelta per queste birre di Natale. Filippo, a te. Ciao Lucio e grazie mille. È davvero un piacere per me parlare delle birre di Natale. Ma che cosa sono nello specifico? Intanto va detto che non si tratta di uno stile vero e proprio, sono birre prodotte per essere bevute in questo periodo, che sono accomunate dal fatto di essere molto alcoliche, generalmente non chiare e con una forte presenza di spezie e ingredienti natalizi, quindi perfette per i cenoni delle feste. La birra che sto bevendo adesso è la Christmas Ale del birrificio San Bernardus, è una quadruple e utilizza lo stesso lievito dal 1946. Una particolarità che si scopre leggendo la storia delle birre è che in molti casi, e questa ne è un esempio, queste birre venivano prodotte come regalo di Natale per i dipendenti e i clienti più affezionati.
Visto il successo che poi di solito ottenevano, si decideva allora di inserirle stabilmente nella linea produttiva. Bene, vi ridò la linea, vi ringrazio e se vi interessa il mondo della birra vi consiglio di seguire il mio canale Birra Birra Birra. E mi raccomando, quest'anno il Natale, passalo in un bicchiere.